Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili fino alla fine del 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del cancro. Può essere un periodo dedicato all'introspezione, all'autovalutazione, alla ricerca. Diciamo che quando c'è l'eremita si parla di saggezza, ma anche di una certa solitudine, una ricerca dell'isolamento proprio al fine di questa scoperta interiore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili fino alla fine dell'anno. Partiamo con un bel matto, ragazzi. Giudizio. Abbiamo il carro. Abbiamo un 8 di coppe. Stella, abbiamo la sacerdotessa. Devo dire che per adesso avete 5 arcani maggiori su 6 carte, ragazzi. Quindi è un periodo piuttosto importante. Dopodiché abbiamo un 2 di spade, la temperanza e un 4 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta e, e cerchiamo di spiegare un pochettino la situazione. L'idea è che abbiate bisogno di prendervi appunto un tempo di autoriflessione. Secondo me dopo questo carro, dopo questo spostamento, adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal matto. Un eremita. Sì, qui è come se qualcuno di voi fosse partito per un viaggio, per una nuova avventura, per un qualche tipo di percorso in solitaria. Avete anche un 8 di spade, qui credo che qualcuno pensi di non avere altra scelta se non di affrontare un certo tema da solo. Siccome l'eremita fa anche riferimento a un maestro, non vi nego che potrebbe essere un percorso di qualche maestria, un percorso iniziatico. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo l'imperatore, la luna e un 4 di spade che avete già qui. Andiamo a vedere anche il carro. È come se qualcuno si rendesse conto di quello che lo ha bloccato fino ad adesso. Abbiamo l'imperatrice e il diavolo. Che interessante. Dunque ragazzi, come vi dicevo, c'è come questo inizio, questo percorso iniziatico, potrebbe anche essere un semplice viaggio che decidete, uno spostamento che decidete di fare da soli,
Sì, perché anche l'otto di spade è una carta di isolamento comunque. C'è qualche tema con la solitudine, con lo stare da soli o con l'essere isolati. E devo dire che con questo giudizio è come se capiste da che parte andare per affrontare, se vogliamo, queste paure. Vi ricordo che il giudizio è la carta della comprensione, se vogliamo, no? È la carta che ci fa vedere le cose da una prospettiva più ampia. Però essendoci anche la luna e il quattro di spade, io ho come l'idea che ci sia un qualche blocco, qualche cosa che vi frena verso quello che è la vostra realizzazione personale. Abbiamo poi anche un carro, qui potrebbe essere una decisione che andrete a prendere piuttosto che uno spostamento o un viaggio. Siccome abbiamo anche l'otto di coppe e il matto, è facile che si tratti di uno spostamento, di un viaggio o di una decisione che andrete a prendere a favore dell'imperatrice e del diavolo. Ciò vuol dire a favore del vostro potere personale. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Due di spade che avete già qui sotto. Sì, è come se ci fossero dei dubbi, e 5 di pentacoli, è come se ci fossero dei dubbi, delle perplessità, dei punti di domanda sul dove vado, farò bene a spostarmi, qual è la meta migliore per me, dove posso andare, diciamo, col minor rischio possibile. Vuoi vedere la stella? 6 di spade e papa. Di nuovo una carta di viaggio. Qui c'è come lo spostamento da una vecchia situazione ad una nuova situazione, ragazzi, attraverso la comprensione, attraverso, mi viene da dire anche l'analisi dei vostri punti ombra, riuscirete a capire cosa sfruttare a vostro favore per riprendervi il potere di questo diavolo. Qui anche con questo Papa può essere che vi che contatterete come una guida, un mediatore, o qualcuno che vi possa insegnare. Diciamo che l'eremita è un po' l'autodidatta, mentre il Papa è colui che traduce le scritture e quindi è colui che ha la conoscenza, diciamo, innalzata. Per cui è come se vi appoggiaste a qualcuno che riuscisse a farvi vedere le cose da un altro punto di vista. Difatti poi abbiamo anche la sacerdotessa. No, queste sono troppe, ragazzi. Ok. Abbiamo il mondo, il cavaliere di bastoni e la regina di bastoni. Di nuovo, il mondo è una carta di spostamenti. Ragazzi, devo dirvi che qualcuno probabilmente potrebbe traslocare in questo periodo. Potreste decidere di andare a vivere all'estero. Andiamo a vedere due di spade. 9 di coppe e 3 di spade. E io credo che le titubanze in relazione del 2 di spade in relazione a questo viaggio siano perché avete paura, viaggio o spostamento, avete paura che questa non sia la decisione giusta, che non sia la direzione giusta. È come se aveste paura che facendo il passo non riusciste a trovare effettivamente, diciamo, una sorta di appagamento. Andiamo a vedere la temperanza, perché sia la temperanza che il 4 di spade sono girati a testa in giù e questo mi dice che avete ancora bisogno di lavorare su voi stessi per acquisire più sicurezza, più autostima, più amor proprio. Allora, la temperanza è spiegata dal 2 di pentacoli e dal 3 di pentacoli. Qui ci sono dei progetti probabilmente che state valutando. Andiamo a vedere il 4 di spade. Asso di bastoni e re di coppe. Devo dire che con questo asso di bastoni qua alla fine molte persone finalmente decideranno quale per loro potrebbe essere la strada giusta. Però
io lo vedo più come un momento, diciamo un periodo di riflessione, di presa di consapevolezza. Per qualcuno questo giudizio potrebbe rappresentare proprio un risveglio spirituale ed è da lì che nasce, diciamo così, la necessità di contattare questa guida per capire cosa vi sta succedendo, per capire quale è la direzione corretta per voi da qui in avanti. Io sento che molti cercano qualche cosa di più, ma è come se non sapessero bene dove andare a cercarlo. Ok, partiamo dalle persone che sono single. Dunque, potrebbe avvicinarsi qualcuno, però ragazzi lo vedo più verso la fine dell'anno. Con questo non voglio dire che non vi si avvicinerà nessuno da adesso fino alla fine dell'anno, ma una persona di una certa consistenza potrebbe arrivare verso la fine dell'anno, secondo me. Credo che sia una persona che vi sconquifererà parecchio, nel senso che vi farà venire dubbi, vi farà venire insicurezze, non perché agisca in modo da farvi diventare insicuri, ma perché credo che l'attrazione sarà talmente tanta da farvi venire dei dubbi, letteralmente. Per le persone che sono in una relazione, potrebbero esserci anche qui dubbi, e per qualcuno di voi la scelta è se sposarsi o no, se comprare casa o no, se andare a convivere insieme o no, cioè se ufficializzare questa relazione. Io credo che molti abbiano paura di non essere nella relazione ottimale, come se si chiedessero, ma magari c'è qualche cosa di meglio là fuori rispetto a questa persona che sto frequentando. E io credo che non vi accontenterete, di questa persona, soprattutto se è poco tempo che frequentate questa persona o se appunto c'è come una sorta di fretta dall'altra parte per quagliare e lì vi verranno parecchi dubbi, parecchie titubanze, per qualcuno potrebbero essere paure, per qualcuno potrebbero essere delle delusioni che potrebbero arrivare da parte dell'altra persona però guardate, vi dirò che tutto sommato sento che si risolveranno nel migliore dei modi, eh. Vi dico, qualcuno potrebbe trovarsi delle distrazioni, eh, diciamo così, per valutare se effettivamente è nella relazione corretta oppure no. Per le persone che sono in una relazione clandestina, ehm, io ho la sensazione che le cose possano, diciamo così, partire adesso a settembre, in un modo non proprio fluido, non proprio amorevole, potrebbero anche esserci delle discussioni piuttosto che dei forti dubbi nei confronti di quello che o voi provate per l'altra persona o l'altra persona prova per voi. E vi dico, è come se avessi bisogno di qualche gesto concreto che vi faccia capire che l'altro o l'altra effettivamente sia lì con intenzioni di un certo tipo. Potrebbero arrivare queste conferme, ragazzi. Per quello che riguarda il lavoro, poi ragazzi, tenete sempre presente che qui leggo 4 mesi a livello energetico, quindi quello che vi consiglio io poi è di integrare questa lettura con la ruota del destino mensile. Per quello che riguarda il lavoro, stavo dicendo, allora, se siete disoccupati, qualche cosa si potrebbe vedere all'orizzonte. Non sento che per ora siano contratti a tempo, scusate, indeterminato, cioè come se fossero contratti a breve termine. Qualcuno di voi potrebbe addirittura riuscire a trovare due lavori, magari sono due part-time o un tempo pieno e un lavoro alla fine settimana. Insomma, movimenti ce ne sono a livello lavorativo.
Quello che sì, devo dirvi è che sarà un periodo un po' faticoso, nel senso che dovrete sacrificare parecchio del vostro tempo personale, delle vostre esigenze, del vostro benessere, mi verrebbe da dire. Probabilmente, soprattutto diciamo se fate due lavori, tempo personale potreste averne un po' poco, ecco. Per chi è occupato, sento che qualcuno non sta completamente bene nel lavoro in cui è. C'è come la voglia di andare oltre. Probabilmente per qualcuno di voi questo eremita fa riferimento al mondo del lavoro. È come se arrivasse un periodo dove vi chiedeste: ma sto facendo quello che voglio? Sto veramente lavorando, o meglio, il lavoro che faccio mi soddisfa, mi dà gratificazioni, mi sento valutato o valutata, mi sento appagata, come se fosse un periodo più per chiedersi resto qui o vado verso altre mete, e vi dirò che qualcuno probabilmente potrebbe iniziare a cercare qualche cos'altro a livello lavorativo, eh. Io dico spesso, l'importante è iniziare a muovere l'energia, poi da cosa nasce cosa. Per le persone che sono autonome, devo dire che è un periodo dove anche voi vi darete parecchio da fare, ci saranno tante cose da sistemare, nuove collaborazioni. Secondo me potreste seguire 2 o 3 progetti allo stesso tempo, però ho come la sensazione che un nuovo momento potrebbe iniziare, diciamo dal 2026 in avanti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il sogno, qualcuno sta cercando di raggiungere il proprio sogno. E poi abbiamo il matto, che è la prima carta con cui siamo partiti. Qui sento che avete voglia di andare oltre, avete voglia di inseguire i vostri sogni, di capire chi realmente siete. Ricordatevi che l'eremita è la carta dell'introspezione, è il saggio, è colui che parte per un viaggio. Sono cadute le carte magicamente senza che nessuno le toccasse alla parola viaggio, quindi focalizzate perché potrebbe essere effettivamente che in questo quadrimestre cerchiate, magari può anche essere un viaggio, dov'è l'otto di coppe qua? Un viaggio di tipo spirituale, perché comunque l'eremita ce l'avete 2 volte, è un po' come magari non vi spostate fisicamente da casa vostra, ma vi tappate in casa, rimanete in isolamento, in ritiro spirituale per X tempo, proprio per capire cosa voglio io, cosa è importante per me, dove voglio arrivare, quali sono i miei obiettivi, che cosa mi fa star bene, in che cosa sono bravo, in che cosa mi posso espandere, che cosa mi piacerebbe studiare di più. Però sento che potrebbe arrivare un nuovo inizio qui, l'inizio, un nuovo percorso per raggiungere il vostro sogno, il vostro obiettivo, ed effettivamente anche qui abbiamo la carta della stella che mi parla di qualche desiderio che voi avete. Per qualcuno il desiderio potrebbe essere di accasarsi, per qualcun altro di ufficializzare un rapporto magari lavorativo, di contrattualizzarlo, di contestualizzarlo. Anche se vi devo dire la sincera verità è che per la maggioranza di voi sento che potrebbe essere un sogno di tipo romantico, però fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Riconosci le sincronicità e qui fanno vedere una fanciulla che sta tessendo una tela. E la traduzione vi dice: prendi nota di tutti i successi sincronici e le coincidenze che succederanno oggi. Sii cosciente che niente è per caso. L'obiettivo: apprezza i dettagli divini che si tessono in ogni momento della tua vita. Andiamo a vedere ancora un koan. Quindi attenzione alle sincronicità, ragazzi. All'essere nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Io dico spesso che
L'amore è un'energia che espande, mentre la paura è un'energia che contrae. Qui l'eroe, che si potrebbe un po' anche rappresentare con la carta del matto, la carta del matto è una carta che parla di sentimenti puliti, di qualcuno che va con fiducia in quello che è il percorso della vita e va, siccome rappresenta anche il bambino interiore, va pieno di amore, pieno di fiducia nei confronti del mondo e non ha paura. Perché i bambini non hanno ancora quella cognizione, quella razionalità per capire che cosa è il pericolo o dove c'è davvero paura. Siamo poi noi grandi, noi adulti, che trasmettiamo questi tipi di concetti. Cioè, se un bambino non sapesse che un serpente può ucciderlo, lui non avrebbe paura. Che interessante, fatemi sapere come vi risuona. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente potete anche abbonarvi al canale e fare questo lavoro per conto vostro. Nella sezione degli abbonamenti ho creato come una specie di scuola di formazione. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero e si trattano temi di metafisica, di metamedicina, comprese le credenze limitanti. Sono divise per settore, quindi avremo quelle sull'amore, quelle sul denaro, quelle sul lavoro, insomma sull'autostima, ce n'è una serie. Comunque voi, se volete rendervi conto dei temi che vado via via trattando, potete tranquillamente entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!